stelle scintillanti in un cielo cupo, il sussurro del bosco di pini, la fragranza eterea della resina veicolata dal vento. Questa magia avvolgente emanata dalle carte del Green Codex Tarot. Questa raffinata edizione in kit include il mazzo completo di 78 arcani, illustrati con maestria da Alexandra Dvornikova, e un volume di 192 pagine. Il libro esplora in profondità i temi dell'ecologia e dell'ambiente, evidenziando l'intimo legame che congiunge l'essere umano al mondo naturale in un'unica ancestrale tessitura vitale. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti a questa nuova puntata della Taroteca. Oggi vi porto alla scoperta di un mazzo unico e speciale, i Tarot Green Codex, tradotto i tarocchi del codice verde, creati dall'artista Alexandra Dvornikova con i testi di Alexander Koputin, pubblicati da Lo Scarabeo, questo esattamente nel maggio 2025. Si tratta di un mazzo che unisce simboli naturalistici e archetipi universali per mostrare la profonda connessione tra esseri umani e natura. Ogni carta diventa uno specchio dei ritmi della Terra e del cosmo, aiutando chi li usa a ritrovare equilibrio, prendere decisioni consapevoli e sviluppare nuove strategie di crescita personale e relazionale. Per quanto riguarda le caratteristiche principali ed estetiche della scatola del mazzo, vediamo la confezione elegante, solida e insomma abbastanza grande, misura 13,5 cm per 20,8 e ha uno spessore di 5 cm. Ve lo mostro. Ecco. Ha un'apertura al libro con calamita, ecco. All'interno, come vedete, diciamo bellissima questa illustrazione, all'interno troviamo il libretto esclusivamente in lingua inglese, facilmente estraibile insieme poi alle carte grazie a questo comodo nastrino. Eccole qui le carte, possiamo chiudere. Le carte misurano 7 cm per 12, lo spessore totale del mazzo è di circa 3 cm. Hanno una finitura opaca che le rende piacevoli al tatto. Il dorso troviamo, viene raffigurato il triplo pentacolo. Sono 3 stelle, una dentro l'altra, che simboleggiano umanità, terra e universo, incorniciate da un paesaggio notturno dove vi è una mezzaluna in alto.
e 4 alberi in basso. Il disegno del retro non è reversibile, quindi si può riconoscere la carta sia al dritto e al rovescio. Troviamo appunto la prima carta, che è una specie di copertina, quindi fa da copertina al mazzo stesso. Alla fine troviamo l'ultima carta dove ci sono le indicazioni per seguire sui social lo scarabeo. Il fronte delle carte presenta bordi di 2 tonalità. Abbiamo il marrone, lo troveremo per i denari e per i bastoni, il grigio, eccolo qui, per le coppe e le spade, mentre per gli arcani maggiori, come vedete, si alternano appunto il marrone e il grigio. Per quanto riguarda appunto le illustrazioni, quindi sono incorniciate con sobrietà e raffinatezza, andando a valorizzare lo stile, è vero, molto semplice, però profondo e simbolico dell'artista. Prevalentemente in basso, ma a volte possiamo trovare anche in alto, ecco come in questo caso, troviamo il disegno di un nastrino con il numero e il nome della carta. Il numero, scusate, il numero non c'è, però troviamo principalmente appunto il nome della carta. Ovviamente il numero lo troviamo in questo caso, ovviamente 0 non c'è, il numero lo troviamo in alto o in basso in questo caso, quindi anche qui alternato. Per quanto riguarda il libretto, o il libro, se vogliamo chiamarlo meglio così, perché è abbastanza grande, diciamo voluminoso, effettivamente troviamo circa 159-160 pagine, offre spiegazioni molto utili ed esaustive per imparare a leggere queste carte, ma lo conosceremo meglio e lo andremo ad approfondire più avanti. Partiamo adesso con il nostro viaggio e andiamo a conoscere le varie carte divise in gruppi, ciascuno con una propria anima. Iniziamo proprio dai 22 arcani maggiori. Eccoci di fronte ai 22 arcani maggiori, il cuore del mazzo. Qui troviamo alcune scelte interessanti, infatti troviamo la giustizia al numero 8, al numero 11 la forza, mentre al posto del mondo compare la carta universo. Le illustrazioni sono dense di simbolismo e alcune hanno colpito particolarmente la mia attenzione. Consiglio sempre questa disposizione, soprattutto all'inizio, per conoscere il mazzo e avere un quadro completo di tutte le carte. Sto vedendo che alcune mi hanno colpito, come in particolare proprio il numero 15, dove troviamo il diavolo e Lilith che tengono uno specchio incorniciato diciamo da questi serpenti. In realtà è stato proprio imitato l'effetto specchio, vi potete proprio specchiare, però è leggermente sfocato e va ad evocare l'uovo cosmico come fonte mitologica della creazione, quindi molto bello e molto interessante. Un'altra carta ovviamente è proprio la carta dell'universo, rappresentato da un serpente spiraliforme con un occhio qui in alto, simbolo di ciclicità e coscienza. Mi soffermo un attimo sulla carta del matto per aiutarvi a capire tutto quello che troverete perfettamente scritto nel libro. Il matto lo vediamo immerso in un paesaggio instabile e surreale, con la testa avvolta da fiamme e il terreno sotto i piedi è disseminato di crateri. È come se questa immagine ci mostrasse questo personaggio incantato dal suono delle campane che ha in mano e sembra procedere senza accorgersi dei pericoli
intorno a sé. Quindi rappresenta una fase della vita in cui si agisce con entusiasmo e spontaneità, ma allo stesso tempo anche con ingenuità e poca consapevolezza. Questa carta ci parla di fiducia, apertura e capacità di rompere gli schemi, ma ci avverte anche dei rischi legati alla mancanza di lucidità. È in pratica un invito a riflettere su ciò che si sta sottovalutando, su quali forze interiori ci guidano e su come trasformare l'impulso in crescita. Quindi vediamo davanti a noi questo stile, questi significati e interpretazioni ehm, onirici e archetipici con atmosfere che ricordano sogni, miti e visioni interiori. Ora, diciamo, lasciamo le grandi verità per immergerci nel mondo delle emozioni, le coppe, ma prima potete apprezzarli meglio con lo slideshow proprio degli arcani maggiori. Eccoci di fronte alle coppe. Questo seme esplora l'intuizione, i legami affettivi e la fluidità emotiva. Troviamo le prime 10 carte numerali e le 4 carte di corte, molto particolari perché effettivamente includono il classico fante, cavaliere, però abbiamo la principessa al posto della regina e il re. Le illustrazioni richiamano recipienti alchemici, simboli di trasformazione e fertilità, quindi proprio strettamente legati all'elemento acqua. Anche qui ci sono delle carte che mi hanno colpita particolarmente per la profondità della simbologia presente nelle varie carte, ad esempio il 3 di coppe. Il 3 di coppe dove c'è questo recipiente, anfora possiamo chiamarla diciamo in qualsiasi modo, è adornato da una melagrana, simbolo di vita e abbondanza. Anche il 7 effettivamente mi ha colpita, mostra delle coppe disposte verticalmente con raggi di luce evocando possibilità e illusione. Anche il 2, ecco, molto bello, molto intenso, raffigura 2 figure umane, ovviamente uomo, donna, con un contenitore simbolico suggerendo unione e scambio e appunto lo vediamo caratterizzato da colori diversi, quindi sembra quasi diviso in 2, però c'è proprio una specie di collegamento e di interscambio. Il re di coppe
Eccolo qui, è un tritone, diciamo circondato da queste onde e, elementi acquatici, anche la principessa di coppe, tiene una luna in mano, ecco, spero che possiate, insomma vederla bene, ed immersa anche lei in questo paesaggio comunque "liquido", tra virgolette, proprio all'interno di questo recipiente, e intorno, c'è questo paesaggio, naturale, vegetale. Lo stile di questo mazzo è, profondamente riconoscibile, stilizzato, essenziale e meditativo, ma al tempo stesso ricco di stratificazioni simboliche. Le illustrazioni evocano un mondo sospeso tra fiaba e mito, con richiami folcloristici, suggestioni junghiane e una forte impronta simbolica ed ecologica. I colori sono comunque scuri, questo è vero, terrosi, smorzati, con una palette che richiama, ovviamente io parlo di tutte le carte, diciamo, nell'insieme, radici, muschi, cieli stellati e acque profonde in questo caso. Quindi ogni carta sembra emergere da un sogno antico, con figure che abitano foreste oscure, paesaggi lunari, alberi fiammeggianti e creature acquatiche. E adesso lasciamo le coppe e il mondo delle emozioni e passiamo alla concretezza dei denari. Eccoci di fronte ai denari, e questo seme ci parla di materia, di stabilità e di risorse. Troviamo le 14 carte, le 10 numerali e le 4 carte di corte, quindi il fante, il cavaliere, la principessa e il re. Vediamo insieme qualche carta, ad esempio il 7 di denari. Mostra una pianta con radici, molto profonde e, diciamo dei pentacoli, delle stelle, anche a più punte effettivamente, che sono incastonati proprio in queste radici. È simbolo di crescita lenta e radicata. Poi troviamo anche il 6 di denari, molto bello, rappresenta una figura che, tende la mano verso, i frutti pendenti, quindi in qualche modo sì, li sta, annaffiando con quest'anfora, e in un gesto di scambio, cioè proprio si sente che, vuole farci capire che c'è questo scambio, e quindi anche generosità, cura e attenzione verso appunto questa pianta, questo, albero. Poi anche il re di denari, bellissimo, molto, interessante questa scelta, dove lo troviamo immerso in un paesaggio, boschivo, incarnando autorità e abbondanza, quindi si vede proprio, emana, sovranità e autorità appunto. Poi l'asso di denari, anche questo molto bello. È un fiore, al centro c'è, questo, proprio il triplo pentacolo, che vi avevo mostrato anche, nel dorso, proprio simbolo di potenziale e, nuova energia, materiale. Anche il fante di denari è interessante, che è raccolto, in questa posizione, fetale, in una foresta oscura, o comunque sembra essere proprio nelle profondità, e quindi evoca introspezione, studio, apprendimento, quindi molto bello, molto interessante e coinvolgente. Pur mantenendo una voce tutta sua,
originale, questo mazzo si avvicina secondo me per simbologia, per profondità e struttura a mazzi come quello di Crowley o anche di Line del Tarot o i tarocchi della spirale. Ve li mostro un attimino giusto per darvi qualche indicazione e comunque per farvi capire che effettivamente è un mazzo speciale che si allontana comunque da quelle che sono le tradizioni classiche dei tarocchi marsigliesi e anche dei tarocchi Waite Smith. Ecco, diciamo, ho preparato subito all'inizio per mostrarvi anche cose che effettivamente abbiamo visto precedentemente negli arcani maggiori. Qui abbiamo anche qui l'universo, solitamente troviamo il mondo, e poi qui per le carte di corte troviamo la principessa di spade, il principe, la regina e il cavaliere. Quindi scelta comunque, diciamo, diversa, però molto interessante. Questi sono i tarocchi della spirale, quindi anche questi mostrano l'universo proprio qui, diciamo al posto del mondo, anche se iconograficamente molto simile al mondo che riconosciamo solitamente. Qui troviamo il principe, la principessa, la regina e il re. E quest'altro, anche questo molto 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 interessante, quindi anche qui abbiamo l'universo, poi troviamo le varie indicazioni, vi mostro proprio le carte di corte. Questi si avvicinano proprio anche ai tarocchi marsigliesi per le carte numerali. Qui addirittura troviamo la madre, troviamo il padre, la figlia e il figlio. Insomma, anche qui molto molto interessanti. Questo era giusto per darvi un'idea che comunque sono più rari, è vero, un certo tipo di mazzi e quindi possono dare un'idea diversa di interpretazione e quindi anche molto coinvolgente, molto interessante. E adesso dalla materia dei denari ci spostiamo al seme dei bastoni. Eccoci di fronte ai bastoni, questo seme rappresenta energia, creatività e azione. Troviamo anche qui le 10 carte numerali e le 4 carte di corte, ovviamente il fante, il cavaliere, la principessa e il re. Vediamo insieme adesso qualche carta. L'asso di bastoni, meraviglioso, stupendo, proprio che evoca con questo albero, con le foglie ardenti, evoca proprio ispirazione e forza vitale. Poi troviamo anche il 2, dove si apre, diciamo, questo sentiero verso un portale luminoso e suggerisce scelta e visione. Anche il 5 di bastoni che tendenzialmente si associa al significato di conflitto. Qui si può intuire qualcosa grazie a questi 5 bastoni incrociati a formare una stella. In qualche modo suggerisce ed è simbolo di tensione e confronto. Le immagini, come potete vedere, sono diciamo abbastanza dinamiche, ma soprattutto vibranti, con un forte richiamo alla trasformazione e al potere creativo della natura. Ma come usare questo mazzo? Troviamo tutto nel libro allegato. Il mazzo, diciamo che ha come scopo principale quello di aiutare l'individuo ad adattarsi meglio all'ambiente sociale e naturale, incoraggiando comportamenti rispettosi e una connessione autentica con la natura. Adesso ve lo mostro perché trovate delle indicazioni secondo me molto 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 esaustive proprio per imparare a leggere questo mazzo qui. Un comodo indice. Diciamo, vi ricordo che, diciamo, l'ho accennato all'inizio, è solo ed esclusivamente in inglese e quindi
va tradotto, certo, però direi che abbiamo comunque la comunità al giorno d'oggi di usare sia diciamo Google o altri siti di riferimento per andare a tradurre se non conosciamo bene l'inglese e quindi troviamo delle introduzioni per aiutarci ad entrare in connessione con il mazzo, come usarlo. Ecco qui, e poi è illustrato a colori, infatti ve mostro un po' tutto, dove appunto qui troviamo il dorso, qui troviamo l'indicazione con tutti gli arcani maggiori, ogni arcano maggiore ovviamente ha il suo disegnino, diversamente per gli arcani minori troviamo solo il gruppo totale e poi le varie spiegazioni. E dicevo proprio all'inizio trovate come usare questo mazzo, diciamo che può essere utilizzato in diversi ambiti effettivamente, anche la divinazione se volete, quindi salute, lavoro, relazioni, famiglia, scelte di vita e io direi soprattutto crescita personale. Le carte possono essere lette secondo gli approcci tradizionali, ma la guida di Koputin propone anche metodi innovativi come la lettura intuitiva, abbiamo la lettura del monologo, troviamo la lettura delle 5 carte, ovviamente diciamo, delle 5 carte, queste delle 5 carte. Quindi sono dei suggerimenti, anche secondo me quello molto particolare e interessante è proprio il metodo SWOT, cioè dove è un acronimo di punti di forza, debolezze, opportunità e minacce ed è utile per analizzare situazioni complesse in modo strategico. Diciamo che un'altra tecnica che trovate sempre nel libro molto interessante è la lettura dell'interazione ambientale che invita a immergersi nella natura e a ricevere risposte attraverso il contatto diretto con l'ambiente. Diciamo che la guida scritta da Alexander Koptin è psichiatra e professore a San Pietroburgo, integra approcci tradizionali con intuizione e creatività, offrendo strumenti per una lettura profonda e trasformativa. E poi troviamo tutte le spiegazioni delle carte, infatti per farvi capire in ogni singola carta troverete, soprattutto per gli arcani maggiori, diciamo una piccola poesia molto bella, molto bella, e poi troviamo i significati, c'è la spiegazione e la descrizione proprio della carta per cercare di comprenderla meglio e poi troviamo anche dei suggerimenti di lettura, quindi ci pone proprio delle domande, ci invita a riflettere, anche stessa cosa per i minori, seppur in modo un po' più breve, però anche qui troviamo una piccola dei piccoli versi, una piccola poesia e poi sia descrizione della carta e le varie spiegazioni. E adesso proseguiamo e andiamo a concludere il nostro viaggio con l'ultimo seme, quello delle spade e le considerazioni finali. Eccoci di fronte alle spade dove il pensiero prende forma. Troviamo le 10 carte numerali, le 4 carte di corte e vediamo insieme qualche carta. L'asso di spade, troviamo questa lama, questa spada conficcata in un ceppo, circondata da foglie, simbolo di verità e discernimento. Poi troviamo il 4 di spade,
in questo caso, dove mostra una figura in meditazione, circondata, come vedete, da queste spade e piante che evocano anche riposo e introspezione. Approfitto di questa carta per mostrarvela insieme a quella che è quella della tradizione Waite Smith, perché è vero, abbiamo visto, diciamo, e parlato che è un mazzo diverso, alternativo, però qualche piccolo cenno ci può avvicinare soprattutto ai significati più conosciuti, perché, diciamo, come vedete, in un certo senso è vero che è un'interpretazione molto diversa, però in qualche modo evoca riflessione, riposo, introspezione. Quindi, come vedete, io direi che soprattutto per chi già conosce i significati, in qualche modo può riconoscere intuitivamente quelli che già sa. Poi diciamo, troviamo tante altre carte. Ovviamente io mi soffermo poco effettivamente, perché qui ci sarebbe stare a parlare ore e ore e ore, perché come già vi ho detto è un mazzo talmente ricco di simbologia, talmente interessante, che appunto ci possiamo perdere tantissime ore. La principessa, appunto, ecco, anche questa, diciamo, si tratta di vedere una figura coronata sotto la luna crescente, immersa in un paesaggio boschivo. È comunque bendata, è simbolo di vigilanza e pensiero critico, quindi in qualche modo si muove in questo paesaggio con la sua spada, e probabilmente il fatto che sia bendata è proprio, diciamo, l'opportunità di non vedere effettivamente dove sta andando, ma concentrarsi sulla logica, sulla razionalità e sui suoi pensieri. Quindi scelta abbastanza importante. Quindi, parlando proprio delle spade in senso lato, questo seme esplora il conflitto, la lucidità e la trasformazione mentale, sempre in dialogo con l'ambiente e i ritmi naturali. Per le considerazioni finali, oltre alla lettura, questo mazzo si può apprezzare anche solo sfogliandolo. È come avere tra le mani tante piccole opere di Alexandra Dvornikova. Le illustrazioni non sono semplici decorazioni, ma parte integrante dell'esperienza divinatoria, quindi secondo me molto intuitivo. Ogni carta è un portale visivo e simbolico che ci invita a rallentare, a osservare e riflettere. Diciamo che il suo stile, che fonde elementi folk, visioni jungiane e texture naturali, crea un'atmosfera sospesa tra sogno e rituale. I colori, già l'ho accennato prima, come avete visto proprio lungo il corso della puntata, appunto sono scuri, terrosi, ci sono queste figure mitiche, questi scenari vegetali, ci ricordano che la nostra interiorità è intrecciata con il mondo vivente. È un mazzo che parla a chi ama la profondità, la lentezza e la connessione con l'ambiente. Direi perfetto per lettori con una preparazione intermedia e avanzata, ma anche secondo me per chi desidera avvicinarsi ai tarocchi con uno sguardo contemplativo e intuitivo. Quindi direi che non è proprio adattissimo ai neofiti, anche se non ci sono limiti. Io direi che, soprattutto se vi sentite particolarmente attratti da questi tarocchi,
potete comunque diciamo prenderli. Io consiglio soprattutto all'inizio di usare poche carte, metodi semplici per entrare in sintonia con il mazzo e con il suo linguaggio simbolico. Tanto poi trovate tutte le indicazioni nel libro, lasciatevi guidare dalle immagini, poi dai testi e soprattutto dal vostro sentire. Si conclude qui questa puntata della Taroteca, grazie per essere stati con me, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo e anche quale carta vi piace di più o vi ha coinvolto particolarmente, e se volete potete seguirmi anche su Instagram e TikTok per altri contenuti. Vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti!